Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. In questo video voglio mostrarvi un nuovo formato di perline e nello specifico sto parlando delle Ava Beads che mi sono state gentilmente inviate dalla Potomac Bead Company, che è appunto la casa produttrice di queste perline favolose, e volevo mostrarvi appunto le colorazioni che mi sono state inviate e all'interno sempre di questo video andremo a realizzare un progetto insieme. Quindi ve le mostro velocemente solo per farvi vedere i colori. Sono 4 colori, sono veramente bellissimi tutti e 4, e nello specifico si tratta di questo qui che è il Color Jet Hematite e hanno una dimensione di 10 x 4 mm. Ogni impacco contiene 20 pezzi. Poi queste qui che sono le White Teal Luster, eccole qui, molto belle, sono un turchese in pratica. Questa che è la mia colorazione preferita, che sono le Jet AB Full Hand Pressed, molto belle. E infine le Jet Red Luster, sono davvero bellissime. E adesso realizzeremo insieme un nuovo progetto in cui vi mostrerò come utilizzarle. Ecco qui l'orecchino che andremo a realizzare oggi insieme con le Ava Beads. È una stella con un rivolo incastonato al centro e iniziamo subito. Per realizzare il nostro orecchino a stella abbiamo bisogno ovviamente di un pacchetto di Ava Beads. Io sto utilizzando queste qui che sono le White Teal Luster. Avremo bisogno poi di 3 dimensioni di perline. Io utilizzo le 15.0, le 11.0 e le 8.0 della TO nella colorazione Permanent Finish 557. Abbiamo bisogno poi di un rivoli da 14 mm, io sto utilizzando questo fucsia, di un perno o una monachella per orecchini, io utilizzo questo, e ovviamente ago e filo, ago numero 12 e filo Fireline da 0,15. Per realizzare il nostro orecchino abbiamo bisogno soltanto di 5 Ava Beads. Iniziamo inserendo sull'ago una rocaille 80, poi inserisco una Ava Bead partendo dal foro superiore, ecco qui, e le porto alla fine del filo. Inserisco poi sul lago 5 rocaille 15.0 e passo nel foro successivo della Ava Bead. Tiro il filo. Dobbiamo ripetere questo passaggio fino a inserire sul lago tutte le Ava Bead. Quindi riprendo un'altra 8.0, un'altra Ava Bead e ripeto appunto il passaggio fino a completare tutto il giro. Qui abbiamo inserito la sequenza di 5 Ava Bead con le relative perline sul lago e adesso andiamo a chiudere la lavorazione a cerchio. Rientro semplicemente all'interno della rocaille 80 e della prima Ava Bead e tiro il filo. Come vedete il tutto si posiziona verso l'interno, ma le punte della nostra stella dovranno essere posizionate verso l'esterno. Allora, questa è la parte più difficile da lavorare, proprio per questo motivo. Arrotolo il filo sul dito della mano sinistra e rientro nelle prime 3 perline 15.0. Come vedete il filo che fuoriesce dalla perlina centrale di questa sequenza. Ho inserito sul lago 3 rocaille 15.0 e rientro nella perlina centrale del modulo e in tutte le perline successive fino ad arrivare alla perlina centrale che si trova nella prossima Ava Bead. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro, dopodiché cercate di portare le Ava Bead all'esterno. Ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, come vedete abbiamo terminato anche questo passaggio e dobbiamo portare il filo che come vedete esce da questa Ava Bead, che fuoriesce da praticamente dalla sequenza di rocaille 15.0 che si trova al centro. Quindi la porto fin qui e rientro, giro la lavorazione, rientro in queste 2 rocaille. Adesso in pratica vado a ricreare la stella, non vi preoccupate, ma poi
si sistemerà tutto. Allora ho il filo che fuoriesce da questa perlina centrale qui, inserisco sul lago 4 rocaille 15/0 ed entro nella rocaille del gruppo di 3 successivo. Dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro, dovete però assicurarvi che le punte delle ava bead siano rivolte verso l'esterno. Quindi ci vediamo quando abbiamo finito. Eccoci qui, come vedete questo è il risultato finale del passaggio che vi ho appena mostrato. E in pratica adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare con l'ago attraverso questa perlina qui, che è una delle perline che abbiamo inserito nei moduli di 3 perline, quindi quelli raw che abbiamo creato in precedenza. Tiro il filo senza inserire nessuna perlina e adesso vado a creare degli archi di 7 perline tra una perlina e l'altra, quindi inserisco 7 perline 15/0 sul lago, eccole qui, e rientro dall'alto verso il basso nella perlina successiva, passo attraverso la perlina centrale, tiro e ripasso dal basso verso l'alto attraverso la perlina successiva che si trova in alto e ripeto questo passaggio praticamente altre 4 volte, quindi dovrete avere altri 4 archetti come questo. Ho il filo che fuoriesce da questo archetto qui, vado a rientrare nella perlina successiva, tiro il filo e rientro nelle 5 perline dell'archetto, prime 4 e 5. Ora prendo sul lago 5 perline 15/0 e rientro nella quinta perlina dell'archetto successivo, eccola qui. Adesso vado a inserire i rivoli all'interno dell'incastonatura e ripeto questo passaggio per tutto il giro, quindi inserisco 5 rocaille 15/0 sul lago e rientro nella perlina che si trova a metà dell'archetto successivo. Ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, questo è il passaggio che abbiamo appena effettuato. Adesso in pratica vado a ripassare, dovete tirare bene il filo mi raccomando, e ripassate attraverso tutte e 5 le perline della sequenza che abbiamo appena inserito. Tiro il filo. Allora io qui in questo caso ho chiuso con le 11/0, voi però volendo potete chiudere con le 15/0 perché questo sarà l'ultimo giro che faremo dietro a rivoli, però volendo potete anche rivestire tutto il rivoli continuando a lavorare sia con le 11/0 che con le 15/0. Quindi io prendo una 11/0 e rientro nella sequenza di perline successiva, ecco qui, per dare una maggiore spinta diciamo al rivoli e ripeto questo passaggio fino a completare tutto il giro. In pratica dovete inserire una 11/0 in ogni spazio. Ecco qui. In pratica adesso il filo che fuoriesce da una delle sequenze di 5 rocaille 15/0, rientro in questa perlina qui, che è la perlina centrale che ingloba i rivoli, ripasso all'interno delle perline perché devo portarmi con l'ago che fuoriesce da una delle 8/0. Questa è praticamente la parte più semplice della lavorazione. Ora cosa dobbiamo fare? Abbiamo il filo che fuoriesce da una delle 8/0, come vedete le ava bead hanno un secondo foro sulla punta, quindi io inserisco 4 rocaille 11/0 e rientro all'interno del foro delle ava e tiro il filo e ripeto ovviamente lo stesso passaggio anche dall'altro lato. Inserisco 4 rocaille 11/0 e passo attraverso la rocaille 8/0. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui, questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo semplicemente inserire sul lago 7 rocaille 15/0, eccole qui, come vedete il filo che fuoriesce da una delle sequenze di 11/0 che abbiamo appena inserito e rientro in tutte le perline opposte. Praticamente dobbiamo creare le punte
delle nostre stelle. Ripasso le 11.0 dall'altro lato e ripeto questo passaggio per tutte le punte della stella. Eccoci qui, arrivati alla fine del nostro tutorial. Come vedete, questi sono gli orecchini terminati. Ho deciso di chiamare questi orecchini TRAPPIST-1 in onore appunto dei pianeti che sono stati scoperti dalla NASA. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. I colori sono belli brillanti, quindi adattissimi sia per la primavera che per l'estate. Fatemi sapere cosa ne pensate con dei commenti qui sotto al video e condividete questo video se appunto il progetto vi è piaciuto. Vi ringrazio tantissimo per la visione e noi ci vediamo presto. Un bacio, alla prossima, ciao!